Ragazzi, questo è un video incredibile, ho speso la modica cifra di ben 99 euro per questo kit economico della Harley Benton e dopo circa 4 settimane questo è il risultato: come trasformare un semplice pezzo di legno in un'opera d'arte. Diciamo accettabile. Accettabile, perfetto. In questo video vi farò vedere passo passo come è stato possibile arrivare a questa super Telecaster. Vi porterò infatti dal mio lutaio Fabio Cotta, che esaminerà questo kit economico della Harley Benton e realizzerà un taglio professionale della paletta. Poi andremo dall'amico Giordano di Airfried per la frittura di questa chitarra. Come? Frittura. La chitarra è stata tutta carteggiata, adesso praticamente sarebbe quasi pronta per la lucidatura, però invece noi iniziamo a rovinarla per bene. Esattamente, è un processo di verniciatura e trattamento relic che, oltre a un look vintage, darà a questa chitarra il cosiddetto effetto wow. Pronti per la magia? Ciao, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista. Questa scatola include il kit Harley Benton T-Style dal costo di soli 99 euro. Trovate il link al kit Harley Benton in descrizione. Sembra impossibile, ma vediamo insieme se questo prezzo così accessibile in realtà nasconde qualche fregatura. Nella scatola tutti i componenti sono ben protetti e separati. Il manico con la tastiera in acero, il corpo in rengas e tutto l'hardware necessario. Ponte, meccaniche, pick-up, selettore, potenziometri già precablati alla mascherina, un jack e anche delle corde. Il corpo è realizzato in un legno leggero ben tagliato con delle curve, vedete, che seguono fedelmente il profilo classico Telecaster. Si notano alcune imperfezioni, specialmente intorno alla F e in alcuni bordi, che però con una leggera carteggiatura diventeranno perfettamente lisce al tatto. Il peso risulta bilanciato e l'altezza di 4 cm è appena mezzo centimetro inferiore alla mia Fender 52 Reissue. Il manico merita particolare attenzione, essendo preassemblato con la tastiera e i tasti già installati, semplifica notevolmente il montaggio per i principianti. I tasti sono messi bene, presentano delle leggere sporgenze sui bordi che richiederanno una limatura dedicata. Sarà comunque Fabio Cotta, il mio lutaio di fiducia, a valutarlo professionalmente. L'hardware include delle meccaniche che sono funzionali, seppur non robustissime, e un ponte che replica in modo semplificato il classico design Telecaster, con le classiche 3 sellette regolabili. I pick-up rappresentano forse l'elemento più sorprendente nonostante il prezzo, sembrano ben costruiti e promettono un suono accettabile come punto di partenza, e lo sentiremo al lavoro ultimato. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete un kit Harley Benton e tiratelo sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. Mai! Confrontando il kit Harley Benton con una Telecaster originale, la differenza nei materiali sono ovviamente evidenti. Una Fender utilizza infatti dei legni selezionati e dei componenti di qualità superiore, ma la forma e le funzionalità di base di questo kit rimangono simili. Ma solo dopo la frittura di questa chitarra sentiremo se ci sarà quell'effetto wow che trasformerà questa chitarra economica in uno strumento da far impallidire chitarre molto più costose. Ma prima di metterci le mani andiamo insieme dal mio lutaio Fabio Cotta per un esame approfondito di questo kit Harley Benton. Siamo nel laboratorio di Fabio, un professionista con anni di esperienza alle spalle, e appena gli mostro il kit il suo occhio esperto nota subito dei dettagli che a me erano sfuggiti. Qua ce n'è uno più alto, eccolo. Vediamo quanto influisce una volta montata. È un commento professionale, analitico, e mi spiega che la prima cosa da fare è valutare la qualità generale dei componenti. Questo per capire se vale la pena investire tempo in questo progetto. Analizza al volo il corpo. Il centrale è tutto pieno, e invece qui dove c'è la parte che si sono inventati. Hanno fatto i draghi? Un po' di sandwich. È chiaro. E questo potrebbe essere comune nei kit economici. Poi passiamo al taglio della paletta. Il manico di questo kit Harley Benton infatti viene venduto senza alcuna sagoma e questo ci permette di personalizzarla come vogliamo. La paletta infatti è il biglietto da visita di una chitarra. Con le sue mani esperte Fabio trasforma non solo il legno ma anche il destino di questo strumento. Posiziona con precisione una dima professionale sul manico e su mia specifica richiesta traccia la sagoma caratteristica della Telecaster. Ogni movimento è calcolato ed è frutto
frutto di anni di esperienza. Con la sagoma tracciata Fabio passa al taglio vero e proprio, molto preciso, e io osservo veramente affascinato mentre il legno grezzo prende gradualmente forma sotto la lama. Ed è la prima trasformazione visibile del nostro progetto. Completato il taglio inizia la fase cruciale della rifinitura. Con dei movimenti esperti modella i contorni della paletta. La precisione in questa fase è fondamentale e lo dice mentre mi indica alcuni punti critici del kit che necessitano di attenzione. Dopo circa un'ora dal mio arrivo e un bel caffettino bollente, guardo il manico con la sua nuova paletta perfettamente sagomata in stile Fender Telecaster, ed è sorprendente come questo singolo elemento trasformi radicalmente l'aspetto dello strumento. Alla fine Fabio mi offre dei consigli preziosi sulla preparazione per la verniciatura e percepisco quanto sia importante affidarsi a delle mani esperte. E questi consigli sacrosanti li giro direttamente a Giordano di Airfried, l'artista del Relic, che friggerà la chitarra dandogli quell'effetto wow che tutti desiderano sul proprio strumento. E mentre gli porto il kit vengo subito colpito dalla domanda più profonda di questo progetto: come può un pezzo di legno nuovo trasformarsi in una chitarra che sembra aver vissuto mezzo secolo? E soprattutto, che cos'è quell'effetto wow di cui mi ha tanto parlato? Ragazzi, ma a voi piace più la Telecaster normale oppure la semi-hollow? Scrivetemelo con un commento qui sotto che non leggerò. Come un artigiano, Airfried sta per trasformare questi pezzi grezzi in uno strumento con una storia da raccontare e soprattutto artisticamente unica. Una chitarra reliccata offre quella sensazione di già suonato che molti musicisti ricercano, e lui in più ci mette un vezzo artistico nella scelta di colori e di finiture, alcune volte anche molto estreme. La vera sfida è quindi creare un invecchiamento che sia anche un'opera d'arte. Rispetto al Relic normale, Airfried esprime la sua parte artistica, rispettando alcuni aspetti fondamentali, ma allo stesso tempo imprimendo uno stile unico anche di forte impatto. Il lavoro inizia dal body. Si eliminano prima di tutto le parti grossolane, si carteggia e si sistemano i fori. Poi si passa alla verniciatura e la scelta della finitura è fondamentale. Optiamo quindi per 4 strati di acrilico a base nitro più il trasparente. Questa vernice è più delicata e facilita l'invecchiamento naturale, anche perché, come dice la Fritta, io la voglio vedere rovinare, non i miei pronipoti. Giordano quindi applica degli strati sottili che fanno vedere le venature, lasciando asciugare ciascuno pazientemente, ricordando che non si può affrettare la chimica. Una volta pronta la base, inizia il vero processo di Relic. La chitarra è stata tutta carteggiata, adesso praticamente sarebbe quasi pronta per la lucidatura, però invece noi iniziamo a rovinarla per bene. Giordano, con anni di esperienza alle spalle, prende carta vetrata e piccoli oggetti metallici. Ogni segno infatti deve raccontare una storia, così dice Giordano, lavorando sui bordi del corpo. Ad esempio la Telecaster si consuma principalmente qui, dove riposa l'avambraccio, oppure qui dove sfrega contro il corpo durante l'esecuzione. E devo dire che nonostante la sua arte pazza, in fondo ragiona su quello che fa. Adesso daremo una rifinitura nelle parti tagliate e poi inizieremo il processo di rovinamento. Anche qui lui elimina le parti grossolane, carteggia e passa poi alla verniciatura. Infine è il momento del Relic. Consuma il retro del manico, lucida i tasti e arrotonda i bordi. Un manico infatti ben reliccato si sente come se fosse stato suonato per decenni, quindi è scorrevole sotto le dita. E tutto questo lavoro, ragazzi, è sempre incastonato da una bella dose di pazzia. D'altronde, ragazzi, si chiama aria fritta. Passiamo all'hardware. Posiziona il ponte, le meccaniche e le parti metalliche in un contenitore con dei piccoli oggetti duri. Poi usa della carta vetrata fine per rimuovere la lucentezza, non usa acidi e in questo caso specifico abbiamo optato per una finitura opacizzata anche sull'hardware, anche se molto spesso a lui piace lasciare parti nuove su dei relic estremi proprio per avere dei contrasti eccentrici. Dopo aver completato il relic, assembla tutti i componenti e l'assemblaggio finale è cruciale quanto il relic stesso. Per l'assemblaggio avremo bisogno di strumenti basilari come dei cacciaviti di varie dimensioni, delle chiavi a brugola e un saldatore per dei collegamenti elettrici. Se andate a vedere sul sito di Thomann, non serve esperienza in falegnameria per assemblarlo facilmente. Trovate il link al kit Harley Benton in descrizione. Lo step finale è l'eventuale rettifica e un setup generale a regola d'arte. La trasformazione, ragazzi, è sorprendente. Quello che era un semplice pezzo di legno ora sembra uno strumento con decenni di storia, ma allo stesso tempo è anche un'opera d'arte unica e performante. Questo modello infatti è l'Airfried Special 004. Ma la domanda fondamentale è: incarnerà il cosiddetto effetto wow?
eccoci arrivati al momento della verità. Sapete che sensazione si prova quando impugni una chitarra e sembra quasi che ti parli? Esattamente questa. La nostra Telecaster fritta da Airfried è incredibile da suonare. La morbidezza e le sensazioni al tocco è indescrivibile e questo sottolinea quanto sia prezioso il processo che abbiamo completato. E l'autenticità si sente sotto le dita ancora prima di suonare. Il kit di Harley Benton si è dimostrato un'ottima base di partenza, ma non tutto è oro quel che luccica. Il problema che abbiamo riscontrato è stato fondamentalmente nell'elettronica, in particolare nelle saldature che abbiamo dovuto rifare completamente. Anche il jack qui sotto è leggermente debole a mio avviso, fa il suo dovere e i potenziometri non hanno alcun fruscio, anche se quello del tono non mi sembra fluido come quello del volume. Anche lo switch è un po' ballerino, ma ragazzi, per 99 euro non si può pretendere di più. Se avete però un minimo di manualità, questo kit può essere un ottimo investimento per chiunque voglia provare ad assemblare una chitarra da solo. Il valore che andrete a creare è sia economico che emotivo. Avrete creato infatti qualcosa di personale che racconta una storia, la vostra. Se poi volete una frittura di questo livello, scrivete a Giordano di Airfried e ordinategli un fritto misto da parte mia. Lui capirà e sicuramente vi tratterà bene. E per un setup a regola d'arte o per qualsiasi richiesta di lavori di luteria, rivolgetevi al mio liutaio Fabio Cotta, trovate tutti i link in descrizione e se volete vedere un'altra chitarra super, guardate subito il video qui sopra. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!